Ciao a tutti e benvenuti o bentornati qui su Infermiere Online con un video veramente molto interessante. Oggi, in collaborazione con il gruppo Costa, vedremo quali sono le prerogative che un'infermiera, un infermiere deve avere per poter lavorare a bordo di una delle loro navi. Ma rimanete lì perché, come sempre, lo facciamo dopo la sigla. Eccoci di nuovo. Come vi dicevo prima della sigla, il video di oggi è parte di un progetto realizzato in collaborazione con il gruppo Costa e i suoi brand Costa Crociere e AIDA Cruises. Lo scopo è quello di mostrarvi qualche scorcio della vita lavorativa di un'infermiera, un infermiere a bordo di una nave da crociera. In questo primo video in particolare vedremo quali sono gli aspetti principali ed i requisiti necessari per poter lavorare a bordo delle loro navi. Lavorare su una nave da crociera penso sia un'esperienza unica, un modo sicuramente diverso di svolgere la nostra professione rispetto, per esempio, ad una vita di corsia o su un'ambulanza del servizio di soccorso. Anzi, penso che non si possa proprio paragonare a nessun altro ambito, è una cosa a sé, un lavoro dinamico che per più motivi che vedremo più avanti nel dettaglio ti permette letteralmente di poter girare il mondo, incontrare persone nuove e fare moltissime esperienze. Per chi ha le competenze necessarie e soprattutto la volontà, penso proprio che sia un'occasione da non farsi scappare. Ma parliamo un po' più nel dettaglio di AIDA Cruises e Costa Crociere. Sicuramente tutti voi conoscerete già Costa Crociere, compagnia di navigazione italiana con sede a Genova. Costa dispone di una flotta di 13 bellissime navi che variano per dimensioni e capacità di passeggeri e coprono alcune tra le tratte più belle del mondo, come per esempio il Mediterraneo, il Nord Europa, ma anche il Sud America, i Caraibi e il Sud-Est asiatico. AIDA Cruises, la sorella tedesca della famiglia Costa con sede a Rostock, non è assolutamente da meno. Anche AIDA vanta una flotta di 13 navi a dir poco spettacolari, che variano per dimensioni e capacità di passeggeri, e anche loro coprono le tratte più belle del mondo, come per esempio l'Asia, i Caraibi e molte altre. Ok, molto probabilmente a questo punto vi starete chiedendo come funziona un po' più nel dettaglio. Ci arriviamo subito. Il contratto prevede dei periodi lavorativi a bordo durante i quali il personale medico e infermieristico lavora a turni, seguiti da un paio di mesi di ferie prima del successivo incarico. Inoltre entrambi i brand offriranno vitto e alloggio che saranno a carico dell'armatore durante il periodo a bordo. Quindi a conti fatti si hanno anche molte meno spese e questo non è un aspetto da sottovalutare. Una nave da crociera è a tutti gli effetti una città galleggiante, dove i medici, gli infermieri, gli assistenti ospedalieri, i tecnici di laboratorio e i biologi di bordo sono il solo personale sanitario a disposizione degli ospiti e dei membri dell'equipaggio. Ogni nave è dotata di un ospedale che comprende un ambulatorio, un'unità di degenza, servizi di pronto soccorso e persino un'area di terapia intensiva. Le attività che si svolgono a bordo sono varie e l'ospedale di bordo è attrezzato per gestire qualsiasi tipo di emergenza. Proprio per questo motivo l'equipe medica di bordo deve essere in grado di gestire qualsiasi situazione, dai piccoli incidenti quotidiani a attività mediche più complesse. Ma ora vediamo quali sono i requisiti specifici che AIDA e Costa richiedono per il personale infermieristico. È richiesta un'esperienza lavorativa di almeno 2-3 anni, di cui almeno 6 mesi in un'area di emergenza. Un aspetto essenziale per poter ricoprire questo ruolo è sicuramente la conoscenza dell'inglese, la lingua parlata a bordo dallo staff.
Mi sembra scontato dire che bisogna saper nuotare e superare qualche esame medico. Se la cosa vi incuriosisce, vi consiglio caldamente di farci un pensiero, perché è sicuramente una grandissima occasione, non solo formativa e lavorativa, ma anche personale. Costa e Aida attualmente ricercano personale infermieristico iscritto all'OPI qui in Italia e qui sotto in descrizione trovate il link tramite il quale, se siete interessati, potete candidarvi. Ovviamente, se deciderete di intraprendere questo percorso, vi verrà spiegato tutto nei minimi dettagli. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche perché il nostro prossimo video, in collaborazione con il gruppo Costa, sarà a bordo di una delle loro navi e vi faremo vivere una giornata tipo di un'infermiera o un infermiere a bordo, l'ospedale di bordo, l'attrezzatura medica e molto altro. Speriamo che questo video, un po' diverso dal solito, vi sia piaciuto e vi possa tornare utile. Non dimenticatevi di lasciare un like e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video qui su Infermieri Online. Ciao!